Torta mille foglie, in versione mimosa, una variante facile, veloce e bellissima da vedere e Buono. iniziamo. Occorre naturalmente la pasta sfoglia. Io uso questa rettangolare che avevo in frigo, ma va benissimo anche già rotonda, e ricavo dei cerchi da due sfoglie più o meno di 24 cm. Se vuoi farla più piccola o più grande fai pure, se compri quella già rotonda è più grande. Il resto naturalmente poi ci servirà, quindi lo mettiamo da parte. Ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi al canale, che molti di voi, il 70% che mi segue assiduamente non è iscritto, quindi non vi costa nulla, è gratis, ma contribuirete a far crescere il mio canale. Grazie di cuore. Forchetta. Ho un rullo che buca la pasta. Facciamo dei buchi per evitare che gonfi in cottura. Spennello con acqua, leggero leggero, e zucchero sopra, che farà quella bella crosticina caramellata che la renderà sia impermeabile, quindi non si ammorbidirà dopo che è stata farcita. Ti faccio vedere più avanti come fare. E con i ritagli ricaviamo la mimosa, l'effetto mimosa. Quindi li uniamo, pareggiamo. Spennello anche questa con acqua, zucchero e facciamo dei quadratini piccoli piccoli piccoli, proprio a simulare la mimosa. E andiamo in forno a 200 gradi già caldo, statico, 195 ventilato per 20-25 minuti più o meno, ma controllate perché devono essere dorati, non bruciati. A dopo. 500 g di crema pasticcera, bella solida, vi lascio il link adesso così vedrai come farla, oppure in descrizione nel primo commento come sempre. Trovi tutto il riepilogo degli ingredienti e tutti i consigli. Intanto ho montato la panna per alleggerire, fra virgolette, la crema, per dare una consistenza, ecco, più leggera, più ariosa. Io ne ho messo un 80 grammi, 100 di panna, ma decidi tu se farla più pannosa o più cremosa. Questa rimane molto cremosa, come piace di più a me. Deve prevalere la crema. La panna servirà solo per dare, giustamente, come ti ho detto prima, la leggerezza. Riprendiamo la pasta sfoglia che, come vedi, è perfettamente cotta di sopra e di sotto. Quindi il trattamento che abbiamo fatto è servito per impermeabilizzare la superficie, difficilissima parola. Questa è la mimosa, la sgraniamo un po' in modo che si stacchino uno dall'altro e montiamo la torta sul piatto da portata. Quindi mettiamo un po' di crema sotto in modo che attacchi bene, ma mettiamo il dischetto con la parte trattata sopra, come vedi, la parte trattata con zucchero e acqua, e
abbondante crema sopra. Così la crema, essendo a contatto con la parte impermeabilizzata, non farà diventare morbida la sfoglia, quindi rimarrà croccante anche il giorno dopo. Amarene allo sciroppo, che ci stanno benissimo, ma se non le hai oppure non ti piacciono puoi lasciarlo così semplice, va benissimo, oppure gocce di cioccolato, oppure ananas sciroppato o pesche sciroppate. Ora mettiamo la parte di sopra capovolta, quindi la parte impermeabilizzata va sempre a contatto con la crema. Pressiamo leggermente in modo che compattiamo un po' e sopra di nuovo abbondante crema. È il momento della mimosa. La mettiamo così sopra. Bella croccante. Si sente la voce di mio marito in sottofondo. Arriva, non si accorge che magari sto registrando e quindi fischia, canta. Zucchero a velo, abbondante. Una pulitina. E voilà. Mimosa mille foglie. Una grattugiatina di limone sopra per dare un colore un po' più giallo intenso e poi ci sta benissimo. Il contrasto con il limone è sempre buono. E andiamo al taglio, però prima facciamola riposare almeno mezz'oretta in frigo. Come vedi si taglia benissimo. Molti di voi mi esprimono il timore di tagliare una millefoglie, ma non è così difficile. Se fate il trattamento della pasta sfoglia, come vi dico, e soprattutto la crema non liquida, ma farla riposare anche mezz'oretta come vi ho detto, non si sfrantuma e non si rompe, quindi tranquilli. Quindi quest'anno una torta mimosa alternativa alla classica, che comunque ho già fatto in tanti modi, quindi vi lascio sotto in descrizione nel primo commento i link di riferimento per vedere tutte le mie opzioni di torta mimosa. Buona. Grazie per la visione come sempre. Alla prossima. Ciao ciao.